Ciao a tutte! Oggi vi faccio vedere come poter realizzare queste piccole bamboline inserite all'interno di tazzine da caffè. Partiamo subito con la testina, così gli diamo il tempo di asciugarsi. Solita pallina di legno da 35 mm, tutta dipinta di acrilico rosa. Procediamo subito con i capelli. Allora, con della lana faccio una ciocca avvolgendola su 3 dita. Qualche giro, in realtà dipende dalla spessore della lana, quindi è a occhio, non c'è una misura e non c'è una quantità. Chiudo la ciocchetta al centro e taglio le eccedenze di filo e apro tutti i singoli anelli in questo modo. Mettiamo un goccio di colla proprio dove ho fatto il nodo e lo puntiamo al centro della testa, dove c'è il buchino della pallina, e questo ci aiuterà a fare la frangetta davanti. Tenendo premuto sollevo la ciocca di capelli, metto un pochino di colla poco sotto il nodo, giusto per abbassare e accompagnare un pochino la frangetta. Ora la regolo un pochetto perché comunque è troppo lunga. Perfetto, adesso prendo un altro pezzo di lana e per misurare quanto me ne servirà faccio ad occhio, quindi appoggio il filo di lana sulla testa e calcolo di farmi circa 2 codine abbastanza lunghe, una misura di questo tipo qua. La taglio, che questo lo metto da parte, e poi mi faccio una bella matassina più o meno della stessa lunghezza. Io l'ho già fatta, ve la mostro già fatta. Anche qui i giri della matassina dipendono dallo spessore della lana. Con il pezzettino che mi serviva da misura, chiudo la ciocca, la matassina al centro, con un bel nodo stretto. Ok. Metto ancora della colla sul nodino e questa volta la posiziono vicino, in corrispondenza della chiusura della frangetta, così mi si copre un pochino anche la testa dietro. Accompagno i miei capelli in avanti e ora faccio 2 codine, sempre con un pezzo della stessa lana. Faccio 2 codine vicino alla testina, restando appoggiata là, restando appoggiata i capelli stanno fermi, vado anche meglio a chiuderli. Una e l'altra. Passo il filo sotto, appoggio così e stringo. Le devo fare non tanto basse queste codine, ora vi mostro perché. Le devo sollevare, aggiungere un po' di colla e abbassarle. Aggiungo la colla appena sotto la ciocca della frangia. Devo dargli un po' di contorno praticamente a questo visetto, quindi mi serve che le ciocchette, cioè i codini, non siano troppo bassi. Ok? Tengo premuto un attimo, poi tengo fermo col pollice dove ho messo la colla, avvito un pochino, 2-3 giri, giro sull'indice, infilo dentro, faccio come un nodo, infilo dentro i capelli avanzati e poi accompagno le mie ciocchette sui lati. Allora, la prima bambolina che vi ho fatto vedere, adesso ve la mostro di nuovo, cioè quella azzurra, è stata fatta in questo modo. Per chi avesse difficoltà a fare questo tipo di acconciatura, può semplicemente dalla ciocca lunga fare un codino un pochino più alto e con quello che resta ne fa una bella treccia. Infilate, come ho fatto in questa bambolina, infilate del fil di ferro all'interno, volendo, vedete, della treccia, che così vi stanno anche in su.
oppure le lasciate cadere normalmente. Qui è a gusto personale. Io procedo a fare l'altro, quindi tengo fermo con il pollice, avvolgo su l'indice, infilo dentro quello che resta dei capelli, me la guardo un attimo, la avvolgo un pochino di più e con la colla la affermo alla testina. Tengo un attimo ferma, poi tutti i pezzettini che avanzano di lana li taglio via perché non mi servono. Utilizzo la colla solo per bloccare bene i capelli. In questo modo chiudo anche il retro un pochino della testina. Ora procedo già con il viso e vi mostro un tipo di viso un pochino diverso. Questo qui ho fatto con gli occhietti chiusi un po' sorridenti. Se volete vedere come poter realizzare la faccina con gli occhi aperti, basta che andiate a guardare tutti gli altri miei video tutorial. Allora, in questo caso qua mi faccio un attimo 2 puntini, uno di qua, uno di là. Uso la penna gel nera, faccio una parentesi in su, 1 e 2. Stavolta la penna gel la ripasso un pochino, così evidenzio un po' di più questo passaggio, e poi faccio le 3 cigliette partendo da qua, 1, 2, 3. Questa volta la penna leggera, 1, 2, 3. Così. La bocca invece utilizzo sempre il cerchiometro come in molte altre faccine fatte. Possiamo usare il 18 come misura. Appoggio sulla faccina, cerco di centrarla un po' rispetto agli occhi. Ok, me la devo guardare un attimo. E gli facciamo un bel sorriso. Voilà. Un puntino qua e un puntino qua. Il risultato sarà questo. Allora adesso procediamo con le guancette. Una di qua, la devo girare perché non la vedo, una di là, e con dei piccoli punti luce, fatti sempre con acrilico bianco e un bulino. Li facciamo 3 piccoli puntini stavolta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, e questa è la mia faccina. La preparo un po' prima così gli do il tempo di asciugarsi. Mentre la faccina si asciuga e la spostiamo, procediamo con il resto del corpo. Allora, come sempre troverete il cartamodello sul sito www.craftonline.it, scaricabile gratuitamente sotto la foto del progetto. Il vestito, diciamo il corpo, è formato semplicemente da questa forma qui. La disegniamo sul tessuto. Io uso tutti i tessuti di riciclo perché mi servono solo pezzettini piccoli, così tutto il lavoro è un po' un riciclo creativo. La disegno, piego a metà il mio tessuto e vado a cucire la base, questa. Questa è la base. Nel cartamodello è indicato il fatto di cucire qui sotto la parte dritta, ok? E il risultato appunto è questo, verrà fuori tipo, questa è la cucitura, la base mi era così, eccola qua, questa è la cucitura, mi viene fuori praticamente un cilindro, lo giro sul dritto e mi viene fuori una specie di cilindro. Questo cilindro, che io ho già preparato, lo imbottisco bene, molto di più di quello che ho fatto qui, molto bene, perché il corpicino che deve restare all'interno della tazza e anche tenere sulla testa, quindi l'imbottitura deve essere abbondante, soprattutto nella punta qua sotto, che appunto terrà sulla testa perché la pallina di legno ha il suo peso. Faccio una filza tutta attorno con del filo resistente e stringo la mia filza. Man mano che la stringo, se vedo che manca imbottitura, continuo a riempire e poi finisco per chiudere completamente questa specie di cilindro. Ok,
ok, con il filo. Ecco qua, questo sarà il mio corpicino sul quale andrò poi a incollare la testa. E questo è pronto. Prepariamo le braccia. Le braccia sono la parte un pochettino più lunga, un pochino più complessa, perciò poi vi do anche delle idee alternative su come poterle fare. Allora, le disegnate, carta modello sempre dove avrete trovato il vestito troverete anche le braccia, le disegnate sul tessuto, le cucite lungo il disegno. Poi le risvoltate sul dritto e potete utilizzare attrezzature come queste che trovate tranquillamente nelle mercerie. Lo infilate, un po' di pazienza, ok, all'interno delle braccine fino in fondo, e utilizzerete il bastoncino che è in dotazione assieme a questo kit per poter risvoltare sul dritto il braccino. Devo fare al contrario, ok, sfilando il tubicino avvolgete l'intero braccino sul bastone e fate uscire bene la manina e il pollice, ok, avvitando un pochettino lo farete uscire. La parte più complicata in realtà adesso sta nell'imbottire il braccino. Io le ho preparate già fatte perché ci vuole un pochino di pazienza, un pochino di tempo. Se avete difficoltà a cucire, a girare, a risvoltare, al posto delle braccine fatte così potete utilizzare del cordoncino. L'effetto sarà simile perché anche sul cordoncino potrete creare le due maniche. Vi mostro un braccino già pronto, eccolo qua, e andiamo a chiudere l'apertura, l'ho già preparato, imbottito. Poi chiudete grossolanamente l'apertura, appunto, tanto questa parte non si vedrà, va all'interno della manica, così. Le maniche non sono altro che un rettangolo di misura variabile in realtà, perché dipende siccome questi sono tutti tessuti di riciclo, dipende quante no. In questo caso qui è un 10 cm per 8, è un rettangolo 8 per 10 chiuso nel lato corto a macchina qui. Questo caso qui era un pezzettino più piccolino perché avevo poco materiale, quindi gli ho fatto le maniche corte. Questo era un 12 cm per 5 perché era il materiale che mi era rimasto, quindi poi la procedura per mettere sulle maniche è la stessa, cioè questa specie di rettangolo cucito diventa una specie di tubolare, lo giro sul dritto, sul rovescio come uno va meglio, e giro all'interno circa mezzo centimetro di tessuto su uno dei lati aperti e faccio una piccola filza. Serve solo per rifinire la parte alta perché non avendo un colletto questa bambolina, cosa che potete fare in qualsiasi momento perché potete realizzarla come meglio vi piace con tutto il materiale che avete di scarto e non avendo un colletto si vede molto bene la chiusura della manica se non fate una rifinitura almeno di uno dei due lati, quello che andrà a incollarsi poi vedrete sotto il collo della bambolina, quindi che sia un pochino rifinito perché altrimenti il tessuto sfila e si vede, ok, e lo chiudo stretto, lo chiudo proprio questo lato qua. L'altro che resta aperto invece ci faccio ugualmente una filza, la faccio adesso perché dopo vado male, una filza che però sarà tipo decorativa, nel senso che mi serve poi per stringere la manica direttamente sul braccino. Fatta uguale, ho sempre tenuto all'interno circa mezzo centimetro. Filzetta piccolina. Facciamo questa assieme, l'altro braccio l'ho già preparato. Così, filo sempre di un certo spessore, io uso filo da uncinetto per fare queste filze perché ho la tranquillità che quando vado a tirare per chiudere non mi si spezza, proprio nel momento in cui mi serve, proprio magari nel momento in cui ho finito il lavoro. Ok, adesso il mio braccino che era pronto, ci metto un goccino di colla dove l'ho chiuso sulla cucitura, faccio coincidere la cucitura della manica con
l'interno del braccio, infilo il braccino e lo spingo fin sopra dove avevo chiuso la manica. Quando faccio questa procedura cerco di abbassare un pochino questa cucitura, in questo modo qua, in modo che dia l'impressione che ci sia una specie di spalla qua, e chiudo la filzetta, anzi la chiudiamo così, tiro e la fisso. Poi accompagno un pochino la ricciatura perché che stia molto arricciata sul dietro a me non interessa, mi interessa sul davanti, quindi così. Ok, braccino pronto. Ci attacchiamo già un piccolo fiocchetto, volendo, magari per nascondere un po' la filza. Ok, perfetto. Allora procediamo col resto della bambolina. L'altro braccetto l'avevo preparato. Allora, vestitino. Volevo mostrarvi in questo caso qui, perché questo qui è abbastanza semplice, ci ho semplicemente applicato un fioretto. Qui ho fatto una specie di decorazione molto molto semplice, ho utilizzato una penna cancellabile, tengo la cucitura dietro, disegno un gambo di un fiore e poi con il filo moulinet, quello da punto croce, vado a rifinire il mio gambetto, quindi passo sotto, vado un pochino più avanti e chiudo, è un punto erba, vado un pochino più indietro e chiudo. Se voglio posso farci anche delle foglie, posso disegnare quello che voglio in realtà, fino alla fine del mio gambetto, che così ho creato. Ora vado un po' veloce, ecco appunto. Sì, con calma viene fatto bene naturalmente, adesso l'ho fatto in fretta. Ok, e sopra ci posso incollare un fiorellino fustellato, oppure possiamo mettere dei bottoni, potete riciclare qualunque cosa abbiate in casa in realtà. Eccolo qua, un fiorellino fustellato, lo incolliamo sopra, magari al centro un piccolo brillantino adesivo. Perfetto, e adesso andiamo ad incollare la testina. Allora, la colla sulla punta del corpo e posiziono la mia testina dove ho il buchino e tengo fermo finché si incolla. Poi procedo con le braccine, vabbè, la destra e la sinistra, quindi praticamente qui sotto, sempre con la colla, puntino di colla qui, qua ci sono i tempi tecnici di asciugatura che li saltiamo. Cercate di dare già un verso e un senso a queste braccine, se devono stare davanti, oppure nel mio caso qui le ho incollate in modo che stessero chiuse dietro e ci ho creato una specie di palloncino, un fil di ferro, un ovale di panno lenci imbottito, molto semplice. Quindi sia davanti che dietro, una a destra, una a sinistra, me la devo guardare, eccolo qua, ve la mostro in questo verso. Ecco, vedete che non c'è un colletto, quindi io recupero con un fiocco, o può essere appunto messo il fiorellino direttamente. Ci incolliamo il fiocchetto in questo caso qua, così. Perfetto. La tazzina, le tazzine sono riciclate, cioè tazzine spaiate, tazzine magari anche un pochino rotte, non ha nessun problema, al massimo gli si mette una passamaneria intorno, magari con dei sali profumati all'interno, che così questa bambolina può essere ideale anche per essere tenuta in bagno, per esempio, e va semplicemente inserita. Poi avevo trovato una serie di piccoli attrezzi come questi, presi dai Presepio, praticamente sono piccoli
attrezzi che si trovano quando vuoi costruire il presepio. Quindi avevo trovato anche questa cassettina che mi piaceva, l'ho riempita di fiorellini di pistilli, ho tagliato i pistilli, ho messo un goccino di colla e mi sono creata la cassettina dei fiori, una piccola fioraia. Ecco, e posso o mettergliela qui sotto o fargliela tenere direttamente in mano, sempre con un pochino di colla, in questo modo qua. Oppure posso metterglieli in testa, dove voglio. Ecco quindi pronte le mie bamboline. Grazie.